Ciao amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a realizzare questa bellissima tovaglietta natalizia. Ho deciso di creare questo progetto perché so che va tantissimo, a tanti di voi piace, quindi in questo tutorial vi farò vedere passo passo come realizzarla, sia con il programma di Design Space che anche come realizzarla per quanto riguardano le misure, le cuciture, eccetera. Per la realizzazione andremo a utilizzare i termovinili della Biflex, ma non una serie più serie da come potete vedere. Abbiamo la serie questa sopra Mirror, che è bellissima, io la trovo perfetta per il Natale in quanto ha questa brillantezza, quindi questo oro bello brillante. Questa qui sotto che al tatto è vellutata, quindi dà una sensazione bellissima. E altre serie. Questo perché? Perché utilizzando più serie, secondo me, andremo a valorizzare di più il nostro progetto. Poi, sempre qui sotto, vi lascerò il link di tutti questi termovinili, quindi dove andarli a acquistare, e il mio codice sconto, così che potete acquistarli a un prezzo più vantaggioso. Ma adesso, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! La nostra tela su Design Space, cosa facciamo? Andiamo qui su forme e prendiamo un rettangolo. Questo rettangolo gli diciamo che deve essere largo o 40 cm, mentre per quanto riguarda l'altezza deve essere di 30, quindi apro il lucchetto e qui cambio mettendo 30. Ora me lo coloro di rosso. Allora, come vedete qui viene un punto esclamativo, questo perché? Perché dice che i nostri tappetini non possono tagliare una immagine così grande, ma per noi non è un problema, perché? Perché questo ci serve solamente per calcolare gli spazi di dove poi dobbiamo andare ad applicare i nostri termovinili, quindi è soltanto, diciamo, per questo che creiamo questo rettangolo, perché in realtà poi non lo andremo a tagliare. Ora andiamo su forme e qui pure mi prendo un altro rettangolo, questa volta gli dico che lo deve ruotare, quindi vado qui su altro e scrivo 90 gradi, ok, e me l'ha ruotato. Questa sarà la tasca di dove poi andranno messi le nostre posate. Adesso andiamo a prendere le misure della nostra tasca. La nostra tasca la facciamo di 7, quindi qui adesso, siccome abbiamo ruotato la nostra figura, abbiamo l'altezza che sarebbe in realtà la larghezza e scriviamo 7, e l'altezza qui ci dà in automatico 10 e 3, no, 10, 10 e mezzo, e diciamo che ci possiamo anche stare. Quindi questa tasca per ora la posizioniamo qui, poi vedremo insomma bene dove metterla. Prendiamo testo e scriviamo regali per Babbo Natale. Andando qui su un font possiamo scegliere il font a noi che noi preferiamo, tipo questo è veramente carino, lo rimpicciolisco un po' e me lo porto qui sopra. Ok, diciamo che qui ci siamo. Possiamo poi selezionare la nostra tovaglietta e il font, quindi selezioniamo entrambi e andando qui gli diciamo che deve essere messo centrato. Il font, quindi la scritta, me la vado a colorare di bianco. Qua
sopra la taschina possiamo metterci il nome, quindi del bambino, della bambina, di chi eventualmente sta, di chi è la tovaglietta. Quindi in questo caso io scriverò Chiara, riduco, la coloro sempre di bianco, ok, e me la posiziono qui. Posso anche posizionarla un pochino così di traverso, che è carina da vedere. Ok, ora posso selezionare sia la scritta Chiara che la taschina e andando su allineamento gli dico allinea la centrale. Adesso andiamo su immagini e cerchiamo dei cerchi. Quindi selezioniamo quei cerchi che a noi ci piacciono, che noi, insomma, secondo noi possono essere idonei, magari possiamo selezionare anche più di uno e poi andare dopo in seguito a scegliere quale di quelli che abbiamo selezionato ci piace di più. Il mio consiglio è non selezionate cerchi così con delle linee così sottili perché sennò poi potreste avere problemi nel momento in cui andate a spellicolare. Ok. Ne ho selezionati alcuni, adesso me li porto qui a fianco, li riduco un po' perché sono veramente troppo grandi. Allora, vediamo un po' quale potrebbe essere carino per quello che a noi interessa. Quindi a gusto nostro scegliamone qualcuno ed eliminiamo quelli che non ci piacciono. Allora, calcoliamo che questo cerchio deve andare qui, così. Gli diciamo che lo vogliamo di colore bianco, poi prendiamo un cuoricino, lo riduciamo un pochino, lo posiziono sempre qui, così. Allora, aumentiamo un po' così almeno lo vediamo meglio da vicino come posizionarlo. Adesso mi seleziono il cuore e lo faccio diventare bianco, poi seleziono il cuore e il cerchio e vado qui sotto su combina e vado su fondi, così mi ha unito il tutto, ha creato, quindi adesso è tutto un unico pezzo. Allora, diminuiamo. Ok, adesso andiamo a scrivere qui qualche biscotto. Vado a cambiare il mio font perché questo adesso non va più tanto bene, quindi ne cerco qualcuno di carino ma che sia un pochino più diciamo squadrato. Ok, questo mi piace, riduco la scritta, per ora la posiziono qui perché dobbiamo andare a cercare una freccia carina da mettere. Quindi qui cancello cerchio e scrivo freccia. Qui abbiamo una serie di frecce, adesso vedo un attimino di trovare quella che mi piace di più, ecco tipo questa è bella. Adesso abbiamo un po' di frecce da vedere. Allora, questa è carina e potremmo anche utilizzarla, però sinceramente deve essere ruotata, ok? Perché dalla mia scritta, che è questa, deve andare fino a dove poi andremo a mettere i biscotti, quindi dobbiamo un po' ruotarla in questo modo. Ok, ce la sistemiamo quindi qui. Ok, allora anche la scritta gli dico che la voglio di colore bianca,
anche sì, sia la freccia che la scritta la trasformo di colore bianco. Poi i colori alla fine li andremo a definire tutti quanti meglio dopo. Per ora facciamo così. Mettiamola bianca così che almeno le possiamo vedere bene subito. Qualora volessimo invece la scritta con due font diversi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scrivere prima soltanto la parola qualche, quindi cancelliamo per ora biscotto, e poi riprendiamo di nuovo testo e scriviamo biscotto utilizzando un font diverso. Ora vado su biscotto, lo riduco perché è un po' troppo grande e me lo posiziono magari qui. Posso prendere allora, questa intanto me la faccio diventare anche questa bianca, ok. Poi seleziono sia la parola biscotto che la parola qualche. Andando allineamento me le allineo. Adesso dobbiamo fare dobbiamo creare qui dove mettere il latte. Vado su immagini e qui scrivo macchia e mi tira fuori queste che sono come fossero delle macchie, tipo macchie di latte, macchie, noi la trasformeremo in una macchia di latte. Vediamo un attimo. Allora abbiamo questa e questa, diciamo mi piace di più quell'altra, quindi andrò a utilizzare questa. Ingrandiamola un po', ok. Questa pure la faccio diventare sempre di colore bianco. E qui adesso ci mettiamo la scritta un bicchiere di latte. Rimpiccioliamolo. Anzi, volendo possiamo farla così. Ok, ruotiamola un po'. Anzi no, questa ce la sistemiamo qui sotto, impiccioliamo un pochino e me la metto qui sotto e vado a prendere questa freccia, però gli vado su capovolgi e me la capovolgo in questo verso, rimpicciolisco, posso anche inclinarla un pochino, insomma poi ve la sistemate come meglio credete. Allora, anche questa volta prendo sia la mia scritta e la trasformo bianca e la stessa cosa faccio per la freccia. Ovviamente possiamo selezionare sia da qui dai livelli che direttamente andando qui, però diciamo che sui livelli è più facile selezionarla. Poi adesso dobbiamo quindi mettere le nostre carote. Cosa facciamo? Allora, andiamo sempre su immagini e scriviamo carota. Cerchiamo una carotina carina che ci piace. Possiamo anche prendere una carota tipo queste così e mettere questa, oppure prendere una carota carina con una faccetta. Qui ne troviamo veramente tantissimi tipi diversi, quindi scegliamo quella insomma che ci piace di più. E poi ce le portiamo sulla tela. Ok, adesso abbiamo una serie di carote, vediamo qual è quella che ci piace di più. Tipo questa non mi piace, la elimino. Questa pure non mi piace tantissimo, questa no. Allora,
Personalmente mi piace questa, così stilizzata, però non ha il ciuffo, quindi potrei prendere uno di questi due ciuffi. Preferisco questo, quindi questa la vado ad eliminare. Ora, questo ciuffetto qua, come faccio per prendermi il ciuffo e non il resto? Posso o andare qui e quindi eliminare e fare questo lavoro qua, quindi nascondo l'occhietto o lo butto direttamente, quindi mi tengo soltanto il ciuffetto. Poi mi vado a posizionare la mia carota qui, così. Il ciuffo me lo devo spostare perché è un po' troppo girato, quindi me lo sistemo e me lo posiziono qui. Allora, la tasca la possiamo spostare anche un pochino più in qua, la stessa cosa la scritta me la sposto un pochino, anzi selezioniamo proprio sia la scritta chiara che la tasca e la centriamo come abbiamo fatto prima, quindi qui, ok. Adesso dobbiamo mettere la scritta invece riguardo la carota. Una ca o- per Rudolf. Anche qui volendo posso scrivere il nome, magari me lo scrivo con un carattere diverso, quindi mi scrivo soltanto una carota per, il per me lo porto sopra, così, e poi riprendo di nuovo testo e scrivo Rudolf. Vado su font e mi cambio questa scritta. Ok, una volta quindi ho trovato il mio font, vado semplicemente adesso a rendere bianco tutto quanto. Ok, prendiamo quest'altra freccia, la capovolgo, in questo modo rimpiccioliamo un poco perché adesso la dobbiamo andare a posizionare qui. Ok, questa freccia, allora facciamo che le frecce le faccio di color oro, quindi mi seleziono tutte le frecce e me le trasformo dorate. Poi anche questo me lo faccio diventare color oro. Ok, la scritta Babbo Natale pure, il regalo di Babbo Natale pure questo lo facciamo oro. Questo lo lasciamo bianco, queste scritte le lasciamo bianche. Questa è la taschina, ma è poco male perché tanto è indicativa, cioè non, anche questa non è una cosa che dovremo andare a tagliare, quindi possiamo anche lasciarla così per ora, non è un problema. Bene, diciamo che ci siamo come spazi, come tutto. La carota questa volendo possiamo anche spostarla in quest'altro verso. Allora, proviamo a girare la carota. Quindi questa carota io gli dico che la deve specchiare in questo verso di qua. La sposto un pochino più giù, così almeno posso anche mettermi la scritta più giù. No, mi piaceva di più prima. Quindi torniamo indietro. E come vedete è facile, cioè potete benissimo fare le prove perché tanto poi all'ultimo ritornate indietro con le freccette, quindi non cambia niente. Questo pure se io lo volessi per dire girare in questo modo,
quindi me lo vado a posizionare qui, lo ruoto così, potrei anche fare questa cosa così. Quando abbiamo delle scritte come queste, adesso vi faccio vedere, mi ingrandisco un po'. Allora, vedete, ci sono delle parti che sono unite, ma nello stesso tempo qui il plotter andrebbe e taglierebbe queste lettere, no? Tipo la A, che si unisce con la B, la taglierebbe. Quindi come poter fare invece per fare una scritta tutta unita? Allora, la selezioniamo, andiamo qui e facciamo fondi. Vedete? Adesso praticamente ci ha unito tutte le lettere, non c'è più il taglio da una lettera all'altra. Così quando andiamo a spellicolare, diciamo, siamo avvantaggiati, diciamo, rimane più facile spellicolare in quanto, insomma, le lettere non sono separate. Ok, quindi una volta che abbiamo deciso i colori delle nostre scritte, i colori, insomma i nostri elementi che dobbiamo andare a applicare, i font, le scritte da mettere, abbiamo visto gli spazi che a noi ci occorrono per poter quindi posizionare tutti questi elementi. Non so, questa tasca per esempio potrebbe andare anche un pochino più giù, quindi abbiamo la misura giusta perché poi qui dobbiamo calcolare, devono uscire le posate. Quindi una volta che abbiamo visto tutto ciò, quello che dobbiamo andare a fare adesso è intanto levare le cose, quindi o le nascondiamo o le cancelliamo direttamente, quindi per nascondere basta andare cliccare sull'occhietto, così, oppure direttamente andiamo, dopo averla selezionata, andiamo sul cestino e lo buttiamo. Però possiamo tenercela come base perché qualora volessimo fare altri progetti almeno abbiamo già una base. Ok, io adesso quindi manderò tutto al taglio. Per mandare tutto al taglio basterà andare qui, tappetino. Ok, come vedete mi mette tutti gli elementi bianchi insieme, mi va a mettere poi tutti gli elementi dei vari colori separati, tipo ecco l'oro, me lo mette così, vedete? In questo modo perché questa è una scritta lunga di 31 centimetri, quindi serve il tappetino lungo. Se non avete il tappetino così lungo fatela di 29,8, non arrivate a 30 perché sennò comunque ve la mette in verticale. E poi c'è questo verde che sta qui sotto. Un'altra cosa che ci dobbiamo ricordare è che dobbiamo specchiare le nostre scritte, quindi andiamo qui e facciamo specchia. Per quanto riguarda poi il discorso del taglio, se noi vedete questi elementi ce li separiamo un pochino, quando poi andremo a vedere per spellicolarli, diciamo ce li possiamo separare o prima o dopo, insomma, appunto il momento del spellicolare, quindi o le separiamo prima andando con la forbice e tagliando il contorno, oppure prima spellicoliamo e poi dopo ci tagliamo tutto il contorno. Insomma, questo poi vedete voi come preferite fare. Il sistema cerca di mettere ovviamente tutte le scritte più vicine così da farvi risparmiare il materiale, perché sennò altrimenti avreste utilizzato tantissimo termovinile. Anche se io questa per esempio avrei messo questa di qua e questa che è così me la sarei messa qua. Così almeno mi posso tagliare questo pezzo in questo modo. Però diciamo comunque potete anche spostarle poi eventualmente. Quindi adesso io andrò a spostarmi tutte le mie, cioè andrò a specchiare tutte le mie scritte
Quindi dopo aver specchiato tutti le mie elementi fondamentalmente, perché non sono tutte scritte, adesso possiamo passare al taglio. Quindi faccio continua e poi gli dico al plotter di tagliarmi i vari pezzi. Per la realizzazione di questo progetto ci occorre un pezzo di panno lenci o anche feltro di 10 cm e mezzo per 7. Poi io sono andata e ho stondato queste parti. Un feltro di 40 x 30. Dei termovinili, andremo a utilizzare il termovinile della serie Mirror Oro Soft, la serie 700, la serie Flock verde e arancione e la serie Vanish rossa. Poi ci occorrerà uno spago di colore rosso e un ago. Se non avete uno spago ma un filo di cotone come il mio, basterà metterlo in doppio così e poi andare a fare il nodo qui alla fine ad entrambi quindi i fili, così in questo modo risulterà più spesso. Prima di andare a cucire la nostra tasca, un consiglio per chi non è esperto nella cucitura potrebbe essere quello di segnarsi i punti. Ora vi spiego come. Prendiamo un righello, lo posizioniamo qui sulla tasca e incominciamo a segnarci dove deve venire il punto, quindi anche a che larghezza lo vogliamo il punto. Cominciamo proprio a fare dei piccoli puntini. Io li farò di mezzo centimetro di distanza l'uno dall'altro. Voi vedete come preferite, se li preferite più stretti, più larghi, questo poi è a gusto vostro. Io sto utilizzando una penna cancellabile, così che poi dopo posso andare semplicemente con il ferro da stiro sopra e cancellarlo. Quando arriviamo qui alla curva, piano piano andiamo e giriamo. Allora, io ho proseguito i puntini anche qui sopra, questo è ovviamente facoltativo perché dipende da voi. Se vi piace che la cucitura venga tutta intorno, fate anche la parte superiore, anche se poi ovviamente prenderemo solo il tessuto superiore, non prendiamo il tessuto sotto perché dobbiamo lasciare l'apertura per inserire le nostre posate. Quindi qui la parte superiore io andrò a cucirla, ma cucirò solo questa bianca, mentre poi da qui tutto intorno fino a qui cucirò sia la parte bianca che la parte rossa insieme. Allora, prendiamo per ora il nostro tessuto rosso, questo io torno a ripetere, dipende da voi, se a voi piace o no fare anche la parte sottostante. Quindi inseriamolo al primo buco e andiamo e lo mettiamo poi al secondo buco. Così questa è la parte di sotto dove verrà il nodino e non si vede, e poi quella è la parte superiore. Proseguiamo così fino ad arrivare qui. Ok, adesso posiziono la mia tasca qui cercando di metterla alla stessa distanza sia da qui che da qui, quindi con l'aiuto di appunto di un righello me lo metto a una distanza di 1,5 centimetri da questo bordo ed 1,5 centimetri da quest'altra parte. Quando è tutto a posto, insomma sono sicura che va bene, adesso vado e incomincio a cucire la parte sia bianca che rossa insieme come prima, quindi sempre seguo i miei punti. Se vogliamo stare più tranquilli per non farla spostare mentre sto cucendo, blocchiamo con un po' di nastro. E proseguo
proseguo così su tutto il mio giro. Arrivati qua andiamo a posizionarlo quindi sull'ultimo buco, che è questo che poi uscirà dietro. Adesso lo andiamo a riportare in avanti ma senza prendere la parte bianca, quindi lo facciamo capitare qui sotto, così facciamo un altro entrata e uscita ma senza farla uscire questa volta dal retro, così, in questo modo, e poi facciamo entrare in questo piccolo cappio che si è formato, quindi ripassiamo l'ago qua dentro, così, vedete, e facciamo il nodo. Adesso possiamo tagliare. E abbiamo la nostra taschina. Adesso proseguiamo con il resto del progetto. Quando andiamo a posizionare i nostri termovinili sul tappetino, ci dobbiamo ricordare di mettere la parte del line, ovvero questa parte lucida, sul tappetino e la parte opaca rivolta verso di noi. Quindi lo posizioniamo seguendo quello che ci fa vedere lo schermo, quindi sul nostro computer, la posizione che va messo sul tappetino, e poi lo mettiamo sotto macchina. Quindi adesso che abbiamo tagliato tutti i nostri pezzi, quindi tutti i nostri termovinili, quello che dobbiamo andare a fare è spellicolare. Io andrò a utilizzare lo spellicolino della Biflex. Se voi non avete questo spellicolino non vi preoccupate, potete anche utilizzare un ago o uno spillo. L'importante è che sia qualcosa che abbia una punta. Per spellicolare è facilissimo, basterà prendere il nostro termovinile non dalla parte dove c'è il liner, quindi la parte lucida, ma dalla parte opaca, puntare il nostro spellicolino così su questo angolino e poi girare, tirare su un piccolo lembo, così che andiamo a separare il liner dal termovinile, li separiamo e semplicemente tirando in questo modo andiamo e leviamo tutto il termovinile in eccesso. Poi andiamo a ripulire anche le parti interne. Ok, adesso io proseguo con tutti gli altri pezzi. Adesso che abbiamo spellicolato tutti i nostri termovinili andiamo a vedere le schede tecniche, perché per ogni termovinile bisogna controllare tempo e temperatura, in quanto questa cambia in base al tipo di termovinile che andiamo a utilizzare. Quindi andiamo alla scheda tecnica. All'interno dei termovinili della Biflex, al momento in cui li acquistiamo, troviamo una scheda tecnica come questa, dove in alto a sinistra troviamo scritto la serie che appunto abbiamo acquistato, in questo caso la serie 700, sotto la descrizione dove spiega questa serie, sotto ancora un QR dove inquadrandolo col telefono possiamo vedere step dopo step, quindi tutti i passaggi da fare per l'applicazione. Mentre a destra abbiamo le istruzioni dove anche qui vengono riportati tutti i passaggi da fare. Al centro abbiamo uno schemino che sarebbero le info, ovvero informazioni riguardo appunto questo termovinile dove può essere applicato. Sotto ancora abbiamo le istruzioni per l'applicazione con il ferro da stiro, che in questo caso ci dice che possiamo applicarlo con una temperatura massima di 3 pallini per 10 secondi, il liner va rimosso a caldo, una pressione alta. Sotto invece abbiamo le istruzioni riguardo la pressa, sia presse piccole che presse grandi. Allora, qui ci dice che
La temperatura deve essere di 140 gradi, 10 secondi, la pressione deve essere media e il liner va rimosso a caldo. Ancora sotto troviamo invece le istruzioni riguardo il lavaggio. Qui ci dice che possiamo lavarlo a 90 gradi, possiamo metterlo in asciugatrice e possiamo addirittura lavarlo a secco. Per la serie Mirror troviamo scritto che per quanto riguarda il ferro da stiro va applicato a una temperatura massima, quindi sempre 3 pallini, per un tempo sempre di 25 secondi, a una pressione elevata, e il liner va rimosso dopo 6-7 secondi, quindi a semicaldo o semifreddo. Per quanto riguarda la pressa invece sappiamo che va messa la temperatura a 150 gradi, va tenuto per 20 secondi, quindi meno del ferro da stiro, va applicata una pressione media e il liner va rimosso sempre dopo 6-7 secondi. Poi possiamo vedere che questo materiale può essere lavato a 30 gradi, non può essere messo in asciugatrice e non può essere lavato a Invece secco. per la serie Flock vediamo che per quanto riguarda il ferro da stiro bisogna mettere alla massima temperatura, ovvero 3 pallini, per 25 secondi a una pressione alta e il liner va rimosso a freddo. Per la pressa ci dice che bisogna mettere una temperatura di 160 gradi per 25 secondi, una pressione bassa e il liner va sempre rimosso a freddo. Si può lavare a 40 gradi, non si può mettere in asciugatrice e non si può lavare a secco. Mentre per quanto riguarda la serie Vanish troviamo scritto per il ferro da stiro che va messa a una massima temperatura, ovvero 3 pallini per 10 secondi e una pressione alta. Il liner va rimosso invece a caldo. Per la pressa ci dice che va posizionata a una temperatura di 145 gradi per 10 secondi, una pressione media e il liner va sempre rimosso a caldo. Poi sotto troviamo scritto invece per il lavaggio che va lavato a 40 gradi, non può essere messo in asciugatrice, non può essere lavato a secco. Prendo la mia pressa, questa è la pressa della Biflex, quindi possiamo anche utilizzare una pressetta piccola per questo lavoro o anche un ferro da stiro. Io andrò a utilizzare questa della Biflex. Prendiamo la nostra tovaglietta, la pressa ovviamente io andrò a impostarla per la temperatura che abbiamo visto nella scheda tecnica e incomincio dalla scritta qui in alto, quindi me la posiziono in questo modo, poi con un righello vado a centrarla. Dopo averla centrata prendo la mia pressa e comincio a passarla sulla scritta. Essendo una scritta lunga andrò a effettuare questo lavoro, quindi la farò scorrere avanti e indietro cercando di far andare il calore più possibile in modo uniforme. E la prima è andata, guardate quanto brilla, è stupenda. Volendo potete anche ripassarci il ferro da stiro sopra, non succede assolutamente niente perché i termovinili della Biflex sono dei termovinili che comunque resistono al calore, quindi non serve mettere carta forno. Adesso andiamo a posizionare quest'altro. Allora, per il momento andiamo a posizionare tutti i nostri pezzi, questo perché ci servirà per cercare di capire gli spazi, quindi andremo a fare quello che abbiamo fatto poco fa all'interno del programma. Ok, quindi una volta che ho posizionato tutti i miei pezzi e ho visto più o meno gli spazi
quindi da dover usufruire. Quindi io ho calcolato tutti gli spazi dove posizionare, quindi tutti i miei pezzi. Adesso cosa faccio? Tolgo i miei pezzi e vado a posizionare solo quelli che devo andare a fissare adesso. Siccome che abbiamo appena fatto questo tipo di termovinile, io andrò a lasciare solo questi, così che ho già la mia pressa già impostata a quella temperatura. L'unica cosa, devo fare attenzione, tipo questo e questo, che non si devono sovrapporre i liner, perché se no la freccia mi si attaccherebbe al liner sottostante. Quindi io cosa faccio? Senza andare a spostare troppo la freccia, prendo il liner, questo qui sotto, e lo taglio. Ok, così sono sicura che la freccia non va a toccare il liner, quindi non si trasferisce sul liner. E adesso, come prima, passerò la pressa. Ed ecco qui il risultato, guardate quanto è bello, guardate quanto brilla la serie Mirror. Come avete visto è facilissimo e semplicissimo e veramente ci vuole poco. Poi con questa taschina è ancora più carina secondo me. Scrivetemi qui sotto se il video vi è piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, condividete. Se poi anche a voi piacciono questi termovinili, quindi questa che è la serie Flock, che è bellissima al tatto perché rimane come vellutata, così come la serie Mirror, eccetera, qui sotto vi metterò tutti i link di dove acquistarli e anche il mio codice sconto, così che le potete acquistare a un prezzo più vantaggioso. Poi se avete dubbi e domande scrivetemi così che vi posso rispondere. Se ancora non vi siete iscritti al mio canale e vi piacciono questi video, iscrivetevi e accendete la campanellina, perché adesso da qui a Natale ne faremo tantissimi di video. Se poi ancora non vi siete iscritti neanche a tutti gli altri miei social, iscrivetevi perché anche lì poi pubblico tantissime cose. Ma adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!